4 esercizi che puoi fare con una sedia per la one arm handstand. Li scopriamo subito dopo l'intro. Ehi Balancer, benvenuto in questo nuovo video. Se non mi conosci ancora, io sono Francesco Mazzone, fondatore dell'Online Stand Academy, la prima scuola online di verticalismo, e aiutiamo le persone a uscire dalla fase di stallo, che stiano cercando ancora di imparare la verticale libera oppure gli elementi avanzati del verticalismo. Tutto questo grazie a un approccio estremamente tecnico di questa disciplina. Oggi voglio farti provare 4 esercizi per la one arm handstand con una sedia, quindi recuperala e partiamo subito. Partiamo adesso con il primo esercizio, è una semplicissima verticale in straddle con una mano in appoggio sulla sedia e l'altra in appoggio a terra. Per il momento mantieni la larghezza delle spalle, non mettere le mani troppo larghe tra loro, perché vedremo subito. Il primo requisito è che dobbiamo eseguire una verticale in straddle con entrambe le spalle in spinta e un braccio piegato che ci fa da supporto, ci rende la verticale più stabile. Una volta che hai acquisito bene questa verticale, sarà molto semplice andare a eseguire uno sbilanciamento davvero minimo. Ci possiamo aiutare con il braccio poggiato sulla sedia, mantenendo la spalla opposta bassa e il peso al centro della mano sinistra in questo caso. L'obiettivo è che il fianco destro deve arrivare in linea con la spalla sinistra. Un'accortezza molto importante di questo esercizio è che la colonna vertebrale non si deve inclinare lateralmente, quindi non dobbiamo eseguire un side bend. Da qui dobbiamo cercare di spingere fortissimo con entrambe le spalle e salire sulla spalla con la colonna vertebrale completamente dritta. Adesso vediamo subito le differenze. Nel primo caso vado a eseguire un bend laterale, quindi con la colonna vertebrale arcata, e nel secondo caso invece salgo bene sulla spalla e rimango dritto con la colonna vertebrale, non si inclina lateralmente. Come hai potuto vedere, il fianco sinistro non era inclinato, era completamente dritto insieme alla colonna vertebrale. Adesso dovrai cercare di prendere molta confidenza con questo esercizio e cercare di raggiungere almeno quei 20 secondi di tenuta. Non cercare di fare altri movimenti o altri passaggi o qualsiasi cosa. Cerca di accumulare secondi con le giuste attivazioni e con i giusti posizionamenti. Ricorda che, come abbiamo visto in altri video, per la one arm handstand è molto importante schiacciare le gambe verso il basso perché ti permettono di avere una maggior retroversione e più controllo. Quindi, una volta consolidata questa posizione, qual è un secondo upgrade che potresti fare? E quindi il secondo esercizio che voglio mostrarti. A differenza di prima, partiamo con le mani un pochino più larghe, quindi se prima eravamo a questa distanza, molto vicini alla sedia, adesso ci posizioniamo un po' più larghi. Da qui lavoriamo sempre, quindi in straddle centrale, eseguiamo lo sbilanciamento. Arrivato a questo punto che siamo stabili, togliamo la mano dal rialzo e la spostiamo verso il basso e ritorniamo centrali. Quindi dobbiamo fare questa transizione della mano. Una cosa molto importante è che quando vai a eseguire questa transizione non devi tirare sulla spalla, perché se dovessi tirare sulla spalla per tirare giù il braccio ti verrà da cadere. Quindi è molto importante che mentre vai a eseguire la transizione del braccio, la spalla deve sempre schiacciare verso il basso, perché se si dovesse sollevare la spalla ti fa ruotare e ti fa cadere lateralmente oppure in direzione della schiena. Terzo esercizio che puoi svolgere: posizioniamo la sedia un po' più distante, partiamo dal posizionamento di straddle, da qui eseguiamo lo sbilanciamento laterale, appoggio delle 5 dita, stendo completamente il braccio e prendo la sedia. In questo caso era un po' distante per me, quindi più o meno questa distanza. È molto importante qui che manteniamo la spalla molto bassa, che ci deve fare contrappeso. Il peso è al centro della mano e premiamo anche con il pollice. Quando vai a eseguire questa posizione, attento o attenta a non ruotare con il bacino e con le gambe. Devi cercare di rimanere sempre parallelo tra spalle e bacino. Non deve esserci una rotazione del bacino e delle gambe rispetto alle spalle. Devono essere sempre paralleli tra loro. Adesso vediamo il quarto e ultimo esercizio che puoi fare per la one arm handstand con la sedia. La ruotiamo e l'obiettivo adesso è di arrivare a toccare con la punta del piede la sedia, e in modo tale che ci fa capire che non ci dobbiamo sbilanciare più di un tot. Ovviamente dipende dalla tua altezza, dobbiamo trovare un attimo un compromesso. Se questo dovesse essere abbastanza alto per te, potresti utilizzare dei rialzi da posizionare sopra la parte della seduta. Da qui prendiamo un attimo la distanza della gamba, quindi poggiamo il piede, posizioniamo le mani devono essere abbastanza strette tra loro, così facciamo prima a salire sulla spalla. E da questa posizione schiacciamo bene le gambe verso il basso, al massimo la spinta di spalle, eseguiamo lo sbilanciamento
salendo bene sulla spalla, in questo caso la destra, e andiamo a appoggiare le 5 dita. In questo caso posso sfiorare la sedia con la tibia, in modo tale che non vado a piegare il fianco, ma cerco di rimanere con la schiena più dritta possibile. Così ho un limitatore, perché se dovessi eseguire uno sbilanciamento laterale, magari senza sedia, potrebbe succedere questo, se non si è abituati all'inizio. Che si esegue un bend, si sente il peso su un braccio e si cerca di staccare. Ma quello che dobbiamo cercare di fare è limitare il bend laterale e salire direttamente sopra la spalla. Questi che abbiamo visto sono 4 esercizi per la one arm handstand che puoi fare con una sedia. Tieni sempre a mente che non devi pensare mai di raggiungere la verticale monobraccio provando a entrare in una posizione e ricercando l'equilibrio. Quello che devi ricercare in ogni esercizio, anche in questi che ti ho appena fatto vedere, è sempre prima il posizionamento, poi tutte quante le attivazioni e poi si inizia a sentire l'equilibrio. Questo perché? Perché potresti portarti avanti tantissimi compensi, ad esempio come piegare il braccio, come spostarti troppo con le spalle, come piegarti sempre sul fianco o mantenere le gambe troppo alte o mantenere sempre il bacino in anteroversione. Insomma, sono tutti quei fattori che poi non ti permettono di ottimizzare la tua verticale, fare meno fatica e di conseguenza prenderla e aumentare il secondaggio. Di conseguenza il mio consiglio è sempre quello di focalizzarsi sulla tecnica, sul capire come ottimizzare tutte le varie attivazioni, posizionamenti eccetera eccetera, come ripeto sempre in ogni video, e poi iniziare ad accumulare secondi, però sapendo cosa correggere e come correggerlo. A riguardo ti invito a dare un occhio alla guida Essential Handstand e After Handstand. Essential Handstand ti può comunque tornare utile per quanto riguarda tutte le varie attivazioni e tutti i vari posizionamenti base, perché se non hai ancora sviluppato i posizionamenti base sulla verticale su 2 braccia è impensabile andare a lavorare su una verticale monobraccio. Se invece sei già a un livello un pochino più avanzato e quindi vuoi capire quali posizionamenti puoi fare in verticale, quale combo potresti fare in verticale, ti invito a guardare la guida After Handstand. Oppure, se vuoi essere seguito in questo percorso, io e il mio team ti aspettiamo all'Online Stand Academy, troverai il link giù in descrizione, dove ti potrai candidare per il percorso di coaching e insieme intraprenderemo questo percorso. Spero che questo video ti sia stato utile, lascia un bel like, un bel commento, non dimenticarti di iscriverti sul canale se non sei ancora iscritto, così non ti perderai i nuovi contenuti che usciranno e noi ci vediamo al prossimo video.